Bravi, bravi e basta. Non ho molto altro da aggiungere, siamo stati veramente bravi, Sì. perché è stata una vittoria, come dire, non facile come quella di altre volte, anche se il risultato può sembrare è un po' bugiardo Sì. alla fine, perché il gol è arrivato anche all'ultimo, il gol del definitivo 3-1, perché è stata una partita complessa e mi limito a questo, è stata veramente non facile come altre vittorie sicuramente. Sì, anche perché è iniziata subito con un gol loro al Mamma sesto mia. minuto, che anche là si è perso 4 minuti per capire se era gol effettivamente o meno. Però sì, è la Prima prima vittoria in volta. rimonta a sto punto, no? Eh sì, mi sembra di sì, la prima vittoria che facciamo in rimonta, con un gol subito nei primi minuti, Eh anche sì, quello nei al primi 15 sesto. minuti. La prima volta e quindi bravi comunque perché hanno dimostrato di essere lucidi in campo, soprattutto dopo aver subito il gol. Sono stati bravi a stare nella partita e non perdere la testa come succedeva magari È vero. altre volte. Questa è proprio, io la sento, cioè la sento come una vittoria veramente da Serie A, da capolista, da una che vuole andarci perché al primo posto, la fatalità poi hanno pareggiato Monza e Frosinone, Sì, ufficiale, quindi come dire, accorciamo, ecco, siamo a -1, quindi mi pare. dal primo posto. Ma al di là di questo, è proprio guardando la partita in sé, mi sembra proprio una vittoria con quel profumo lì, Sì, sì, non so come dirti, perché è stata comunque un avversario ostico. tosto veramente. Catanzaro ci ha messo in difficoltà, aveva le sue armi, è una squadra che ci ha messo in difficoltà anche nel girone d'andata, tra Eh, l'altro. È un avversario che aveva appunto diverse armi, soprattutto in ripartenza, cioè non è che a livello tattico secondo me non è che si è messa in maniera tanto diversa da altre squadre che abbiamo battuto sicuramente più agevolmente, sì, perché qua di fatto fino al sì, 80esimo era tutto cioè era in sì. bilico, eravamo sull'1-1. Infatti, Eh, beh, è una partita comunque, loro sono stati bravissimi a pressare e a cercare di all'83, fermarci. 83esimo, Sì, c'è rigore, esatto, quindi cioè, fino all'83esimo era 1-1. sì. Per quello ti dico, è stata sudatissima, al di là del risultato che è un po' bugiardo. Bravo Casas anche sul finale, appena entrato, è bastato un Casas Sì. un minuto che 90 e passa di adoranza, però dai, Vabbè, lì lasciamo stare. eravamo anche, loro Intanto ha segnato erano, rigore comunque, dai. sì, sì, Segna perché so che i rigori. l'altra volta non aveva segnato. È vero, è vero. Comunque loro erano in 10, bisogna dirlo. Quando Sì, Casas ha segnato, vabbè, ci hanno leggermente facilitato la partita, ma neanche troppo. sì, per un'ingenuità loro, nel senso, cioè, colpire con la mano lì cadendo, mi dispiace, ma è da rosso. Cioè, penso che Sì, sì, nessun tifoso del Catanzaro possa dire niente. Mi infatti. dispiace, cioè. L'ha toccata volontariamente con la mano, si è visto. Esatto. Quindi è giusto quel rosso. Forse nel primo gol il fuorigioco non si è capito bene Giusto. lì. Cioè, non ci hanno neanche fatto vedere con le linee quanto era in fuorigioco, quindi ci fidiamo perché dobbiamo fidarci ovviamente, però No, non esatto, so. cioè, fosse finita in maniera diversa, ve lo dico, io sarei venuto qua in maniera molto più polemica, perché comunque, cioè, vediamo quel fuorigioco lì, me lo fai vedere con le linee, e poi capisco e poi ti dico, vabbè, ci stava, era fuorigioco, fine, cioè, non è che puoi tanto discutere, ma non ci hanno fatto rivedere nulla, quindi non sappiamo se effettivamente era fuorigioco. Cioè, mi sembra strano della dinamica dell'azione perché mi sembrava tanto spostato in avanti il giocatore del Catanzaro, però evidentemente è così. Poi oggettivamente adesso chi se ne frega perché Esatto. tanto poi è fin da 3-1, però sul momento cioè, eravamo Sì. belli arrabbiati, ecco, perché comunque erano passati in vantaggio e noi avevamo quella statistica che se Non- passavamo in svantaggio Esatto. non c'era tanto facile recuperare la partita. Sì, comunque volevo dire ancora due cose su Catanzaro. C'è una squadra che, a differenza di tante altre, riusciva a uscire dal nostro Sì. pressing e quello secondo me ci ha messo abbastanza in difficoltà. Però devo dire, primo tempo una partita aggressiva, ci hanno preso veramente a uomo, marcatura a uomo, pressing alto, facevamo fatica un po' più a Sì. uscire. Però nel secondo tempo secondo me sono calati di brutto, Sì, cioè sono proprio calati, li ho davvero. visti proprio abbassarsi del tutto
e non riuscire neanche a uscire. È quella la differenza. Sì. Nel primo tempo hanno tenuto botta, devo dire. Nel primo Sì. tempo ho pensato, cioè, se riescono a mantenere questo tipo di partita diventa tosta. Lo è stata lo stesso, hanno tutto il colpo finché hanno potuto, poi c'è stato quell'errore che hanno compiuto, quel rosso, e poi anche il calcio di rigore che ci viene assegnato col gol di Adorante. Sì, giusto. Sì, lì è di ingenuità del difensore, perché comunque la palla ormai era del portiere, però anche lì ci hanno fatto un regalo, grazie, infatti. però lo atterra. No, tanto fallosi comunque in tutto il Sì, campo, sì, non sì. solo anche in area, cioè anche sugli angoli molto aggressivi, anche un po' troppo. Comunque il gol di Busio molto bello, quello nel primo tempo, perché effettivamente è arrivato da una costruzione fatta Sì. bene, da un lancio in mezzo di un cross di Sagrado, Sì. fatto bene anche quello, oggi Sagrado molto bene. La prima dove posso dire oggi ha fatto bene, oggi Sì. ha giocato bene, si è creato le sue occasioni, i suoi tiri. Sì, era Oggi importante perché abbiamo giocato tantissimo a sinistra, perché Yeboah dall'altra parte era troppo chiuso e non riusciva, Marcato stretto, sì. non riusciva veramente a far niente, oggi malissimo Yeboah. Ma poi nel secondo tempo, che sono appunto un po' calati, qualche palla in più ce l'ha avuta e Sì, non ha avuto tanto da quando erano in 10 spunto. forse. Sì, ha avuto un po' più di spunto, cioè un po' di più spazio almeno per poter provare qualcosa, non era proprio la sua giornata, però anche No. una giornata negativa riesce a essere complice del rigore che poi porta al 2-1, perché lui è quella palla lì che è troppo lunga, tra l'altro, che arriva a Pigliacelli, però vabbè, bravo Yeboah per questo. E poi vabbè chiude Casas. Secondo me comunque un po' questa la dinamica della partita, è stata una partita convulsa. Intensa, piena di cose, comunque Sì. non siamo abituati a partite così, perché siamo abituati a cose un po' più semplici, diciamo, dove noi siamo un po' più bravi Esatto. e gli altri un po' meno. Vabbè, però nella Catanzaro alla fine, al di là che avesse perso la scorsa contro il Frosinone per 2-0, era una squadra in forma, veniva Sì. da, mi pare, 4 o addirittura 5 vittorie di fila, quindi al di là della sconfitta era una squadra in forma, ma si è visto comunque, ci ha messo in difficoltà, l'abbiamo detto, però ecco, cioè, a maggior ragione ti fa capire la forza di questa squadra, che ne è uscita anche da vari momenti comunque dove la porta sembrava stregata, perché abbiamo avuto anche oggi tantissime occasioni e la palla non entrava. Mi viene in mente il tiro di Kike Perth da fuori, che non gli davo €1 quel tiro, È vero. è andata sulla traversa, ma varie occasioni davvero, sembrava dover finire, cioè verso l'80esimo ho detto qua, sto 1-1 rimane 1-1. Sembrava così. Sembrava scritta, cioè proprio quando la palla non vuole entrare, quel tipo di partite lì che tu puoi provarci quanto vuoi, anche altri 90 minuti non segnerai mai. Sì. E invece non è stato così, per fortuna, Esatto. però è meritato. Cioè, Sì, assolutamente. Giusto, è andata giusto, cioè doveva proprio andare così, vedendo come stava andando la partita. All'inizio non avrei mai detto, però poi sì, Chiaro. effettivamente. Comunque la prossima volta non ci sarà Svoboda, perché giusto. è diffidato, purtroppo, quindi contro il Mantova. In difesa... Tornerà a Scintiena almeno e sì, quello sì. vedremo di fare qualcosa. Sì. Rigiocherà Corac, che non mi ha convinto tantissimo, però si è un po' ripreso nel secondo, Sì. complice un dominio assoluto al possesso palla, quindi aveva ben poco da fare. Però vabbè, dai, va bene. Comunque è stata una grandissima vittoria, che vuol dire tanto, anche da un punto di vista simbolico, ma anche dei punti, quindi concretamente. E, insomma, vi lasciamo dire voi quel che volete qua sotto, sicuramente ne riparleremo domani nelle pagelle. Sì. Anzi, li facciamo uscire stasera. Oggi. Stasera le pagelle, quindi ne riparliamo dopo, e domani con Parole Leoni, quindi vi aspettiamo, commentate qua sotto. Esatto. È sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.